Stasera volevo cucinare un bel piatto di spaghetti alle vongole. Sono però arrivato ad aprire il freezer e mi sono accorto che le vongole non c'erano. Mi sono sbagliato, pensavo di averle, ma invece il freezer era vuoto. Come posso fare? Semplicissimo, prendo il telefono, apro un'app di Quick Commerce, ordino le mie vongole congelate e in pochi minuti arrivano le vongole, posso finalmente fare il mio piatto di spaghetti. Ti piace questa situazione? Beh, non è fantasia, ma esiste davvero. Benvenuti nel mondo del Quick Commerce. Il Quick Commerce, o altrimenti detto Q-Commerce, è un nuovo tipo di e-commerce che ti permette di ordinare e di ricevere i tuoi prodotti in tempi rapidissimi. Ma come fanno? Scopriamolo insieme. Se ancora non mi conosci, mi chiamo Giacomo Melani e mi occupo di strategia, innovazione e digital. Oggi appunto parleremo di e-commerce. Ma come funziona il Quick Commerce? Beh, facciamo qualche passo indietro. Torniamo a quando acquistavamo i prodotti in modo tradizionale. Facciamo ancora ovviamente, andiamo a fare la spesa, andiamo al supermercato, abbiamo una vasta scelta di prodotti, scegliamo quello di cui abbiamo bisogno e poi ovviamente andiamo a casa e lo portiamo. Il passaggio successivo è stato quello dell'e-commerce, ovvero io posso fare la spesa online, l'ordine lo faccio online, la consegna arriva il giorno dopo in una fascia oraria predefinita, quindi mi devo far trovare in casa quando arriva poi il fattorino con la consegna. Che cosa è successo alle persone negli ultimi anni? Ovviamente le persone hanno sempre meno voglia di aspettare. Prima è arrivato Amazon che ha rivoluzionato le consegne, da qualche giorno l'ha portata a 2, un giorno, addirittura consegna in giornata. Anche per fare la spesa oggi, se la fate online, potete acquistare per il giorno dopo oppure dalla mattina per il pomeriggio. Ecco che però c'è un'ulteriore necessità che è nata proprio negli ultimi anni, anzi direi negli ultimi mesi, quando siamo stati anche chiusi in casa per il lockdown, avere bisogno immediato di qualcosa. E quindi è nata l'esigenza, particolarmente nelle città dove è anche più facile organizzare un servizio di questo tipo, di chiedere la consegna immediata. Io ho bisogno di qualcosa e la voglio subito. Il quick commerce nasce dall'unione di due mondi, da un lato l'e-commerce tradizionale e dall'altro i sistemi di delivery. Messi insieme questi due mondi permettono a un cliente di selezionare dei prodotti, fare un acquisto e vedersi consegnato l'acquisto in pochi minuti. Una delle prime startup a definire questo modello è stata proprio Delivery Hero, perché ha utilizzato la propria infrastruttura di delivery unendoci appunto alla parte di e-commerce e quindi ha creato un sistema dove utilizza i propri driver, utilizza i propri algoritmi per la scelta del percorso migliore per fare le consegne, ma questa volta invece di appoggiarsi a ristoranti e bar si è unita a negozi, così che invece di consegnarti il cibo ti consegna dei prodotti. Quick Commerce è un e-commerce iperlocale, un e-commerce di quartiere. Quindi è un e-commerce, potremmo dire, di prossimità. Sembra un po' un ossimoro. Un e-commerce che di solito è pensato per vendere in tutto il mondo, in realtà è pensato in questo caso per vendere all'interno di un quartiere. Quindi quick commerce, e-commerce di prossimità con delivery. C'è un elemento differenziante del quick commerce rispetto all'e-commerce tradizionale, ovvero nell'e-commerce tradizionale tu puoi avere il tuo magazzino fuori città, perché poi le spedizioni possono andare in tutta la città, ma anche ovviamente in tutto il mondo, mentre nel quick commerce la consegna è super locale, ovvero neanche all'interno della città, ma addirittura all'interno del quartiere. Questo perché ovviamente se vuoi consegnare la spesa in 10 minuti devi avere il punto di approvvigionamento estremamente vicino al punto di consegna. Vedremo tra un attimo che la maggior parte dei servizi di quick commerce ha una serie di magazzini sparsi per la città e in questo modo riesce a garantire dei tempi di consegna estremamente rapidi. Ma come funziona questo sistema? Abbiamo detto che abbiamo bisogno di una serie di magazzini sparsi nella città che ci permettono quindi di confezionare la spesa in tempi rapidissimi e poi consegnarla immediatamente. Ecco, questi magazzini sparsi nella città si chiamano DMARS, Delivery Only Local Warehouse, oppure li possiamo chiamare anche semplicemente dark stores. Come sono fatti questi dark stores? Sono dei negozi a tutti gli effetti, quindi con del personale, con dei prodotti a scaffale, che però non vendono alle persone normalmente, ma sono solo dei punti di picking per chi fa la spesa online. Quindi rappresentano la vera
chiave di volta di tutta l'architettura del WooCommerce, e per garantire una consegna in pochi minuti devono avere una copertura capillare della città. Per questo prima vi dicevo che le consegne sono a livello addirittura non di città ma di quartiere, quindi abbiamo un dark store in un quartiere e una serie di rider che fanno le consegne costantemente nel quartiere. I punti di ritiro, cioè i nostri dark store, devono essere posizionati in maniera strategica in modo da poter gestire al meglio il quartiere della città che abbiamo deciso di servire. Uno degli elementi critici per il funzionamento di un quick commerce è proprio la gestione dell'assortimento. Non posso ovviamente avere un assortimento di un supermercato. Devo fare una selezione molto ponderata perché i miei dark store sono comunque dei magazzini piccoli, siamo nel centro città e quindi non posso avere delle grandi superfici. Ecco allora che devo scegliere con attenzione che cosa mettere in assortimento. Dovrò scegliere ad esempio dei beni di prima necessità oppure ad esempio delle etichette di vini. Ho improvvisamente degli amici a cena, chiamo il mio quick commerce per farmi recapitare in pochi minuti una bottiglia di vino. Oppure potrebbero essere addirittura dei fiori che io posso ordinare. E infine, perché no, anche dei preservativi. Tra le start-up che più stanno avendo successo in questo settore possiamo citare Gorillas, una start-up tedesca che è stata fondata nel 2020 e che ha addirittura ricevuto recentemente quasi 1 miliardo di euro di finanziamenti proprio per sviluppare la crescita. In Italia Gorillas è presente al momento in 4 città che sono Bergamo, Milano, Torino e Roma, e quindi è possibile già testarlo se siete in queste città per capire come funziona il servizio e vedere se effettivamente vi consegnano la spesa in 10 minuti, che è quello che loro dicono sul sito. Vediamo adesso il sito, eccolo qua, possiamo scorrere, vedete che loro promettono un'esperienza di acquisto assolutamente esaltante con consegne in 10 minuti. Quelli che l'hanno provato, che ho sentito, mi hanno detto che effettivamente è così. Ci sono rider, in questo caso biker, perché vanno in bicicletta, molto gentili, molto professionali, con tutta una procedura in cui si disinfettano le mani, stanno attenti a tutto quello che fanno anche per rispettare le regole anti-Covid, e che vi consegnano effettivamente i prodotti che volete in pochi minuti. Essendo qui e-commerce un servizio iperlocale, anche Gorillas ha scelto di non servire tutta la città, ma si è concentrata iniziando da alcuni quartieri. Quindi qui possiamo vedere quali sono i quartieri di Milano che vengono serviti. Come vedete, i quartieri, le zone potremmo dire sono abbastanza ampie, ma certamente non è coperta tutta la città. Questo vuol dire che nella zona di riferimento hanno un dark store e hanno una rete di biker che fanno una serie di servizi esclusivamente nella zona. Qua potete capire anche un'altra motivazione per cui il servizio è veloce, perché il driver si muove in spazi abbastanza ristretti e quindi riesce a muoversi velocemente, ad arrivare quindi in tempi molto rapidi, fare la consegna ed essere pronto per una consegna successiva. Gorillas ha fatto una scelta, la scelta di avere dei negozi di proprietà, e quindi questo vuol dire che acquista e vende il prodotto. Questo è un vantaggio perché può ovviamente gestire al meglio la marginalità, gestendo il prezzo di vendita e lavorando sul fatto che se tu hai bisogno di una bottiglia di vino in pochi minuti sei anche disposto a pagarla un po' di più, altrimenti vai giù, prendi la macchina e te la vai a cercare al supermercato. Se sei disposto a pagarla un po' di più, quindi io posso alzare leggermente i prezzi e quindi marginare di più. Questa è una delle fonti di revenue di Gorillas. L'altra fonte di revenue è quella del prezzo di consegna, che mi pare si aggiri attorno ai 2 euro se non sbaglio. Ad esempio invece altre società per acquistare prodotti si appoggiano alla grande distribuzione e quindi il biker o un addetto all'acquisto, quando riceve un ordine va nel supermercato, fa la spesa e poi la consegna al biker che andrà a consegnarla. Ovviamente si fanno degli accordi con insegne che hanno negozi sparsi nella città e questo comunque garantisce allo stesso modo di poter fare un buon servizio. Ci sono naturalmente dei problemi nella gestione di quest'altro modello, uno di questi ad esempio è la gestione delle disponibilità, ovvero se tu hai un magazzino tuo proprio puoi sapere esattamente se il prodotto è in magazzino oppure no, per cui nell'app in tempo reale lo puoi rendere disponibile oppure no. Se tu invece vai a fare la spesa ad un supermercato, può darsi, magari è una situazione abbastanza improbabile, però può darsi che il prodotto sia finito e quindi tu non riesci a completare l'ordine. Questo chiaramente crea una insoddisfazione nel cliente, quindi può creare dei problemi
alla startup. Dall'altro lato, appoggiandomi alla grande distribuzione, ho certamente un assortimento molto più vasto e quindi posso soddisfare con facilità molti più ordini. Un'evoluzione enorme rispetto all'e-commerce tradizionale, rispetto alla spesa online tradizionale. Vedremo se è sostenibile nel tempo. Certamente nelle grandi città rappresenta un servizio molto interessante. Tu sei già arrivato a casa, sei stanco, non vuoi uscire, ti sei accorto che manca un ingrediente per il piatto che vuoi cucinare o semplicemente hai voglia di una bella bottiglia di vino, la ordini, in 10 minuti ti arriva e sei soddisfatto. È un servizio che almeno sulla carta funziona molto bene e sarebbe interessante se fate l'ordine, poi scrivete nei commenti che cosa avete provato, se vi è sembrato un servizio utile, se il servizio effettivamente vi è arrivato in 10 minuti, Gorillas ne promette 10, altri danno altri tempi, se l'assortimento era interessante, se alla fine lo giudicate in maniera positiva o no. Sarei veramente curioso di conoscere i vostri commenti. Quali sono gli elementi fondamentali per un quick commerce? Beh, sicuramente ci vuole un'infrastruttura tecnologica che ti permette di gestire il catalogo prodotti, i pagamenti, ma anche i sistemi di routing per dire ai rider dove andare a consegnare la merce. Poi ovviamente servono i rider, l'ultimo miglio, quindi il sistema di consegna a domicilio. Poi servono dei magazzini, dei punti dove tu puoi mettere la merce, dove potranno appunto i rider andare a prendere la spesa appena ordinata. E poi hai bisogno dei prodotti. I prodotti li puoi ottenere in 3 modi diversi. O hai un tuo magazzino con i tuoi prodotti che hai acquistato e che vai a rivendere, o ti appoggi a una catena logistica, ad esempio una GDO che ti fornisce i prodotti, oppure ti appoggi a una rete di negozi distribuiti sul territorio. Se ti interessano questi temi, allora sei sul canale giusto, non puoi fare altro che iscriverti al canale YouTube, ma ti consiglio anche di iscriverti alla mia newsletter settimanale che si chiama GMPix e tratta ovviamente di questi temi. Puoi trovare il link in descrizione e se ti interessa puoi anche venire sul sito a leggerti qualche articolo, qualche post che scrivo costantemente sempre su queste tematiche. Se infine ti interessa il Business Model Canvas, vuoi imparare ad utilizzarlo, sempre in descrizione troverai il link per un corso che ho scritto io che è totalmente gratis e che ricevi in mail. Ogni giorno ti arriva un'email che ti parla di Business Model Canvas. Siamo arrivati anche alla fine di questo video, ti ringrazio per avermi seguito fino a questo punto e ti chiedo di fare like sul video per sostenere il canale e ovviamente ci vediamo al prossimo contenuto. Ciao! Stasera volevo cucinare un bel piatto di pasta con le vongole. Sono arrivato e non c'erano le vongole. Come posso fare? Ma certo, chiamo. Perché fate il telefono?